Benvenuti nel videoblog di Jolie. Io sono Barbara e oggi vi presento una tagliacuci meravigliosa. Parliamo di Jack, la Jack C7 Urus. Nello specifico la vedremo lavorare, scopriremo un pochino tutte le meraviglie di questa tagliacuci, ma la cosa più importante è l'infilatura. So che tutti siete spaventati da questa infilatura. È vero che noi solitamente facciamo i nodini e poi tiriamo, ma se il filo si spezza, poi come facciamo? E allora vieni con me che te lo faccio vedere.
Bene, abbiamo terminato di infilare tutta la tagliacucci a 4 fili. L'infilatura di tutte le tagliacucci Jack è identica, i passaggi sono gli stessi, l'inserimento che abbiamo appena visto, solo il funzionamento del pannello cambia a seconda del modello, perché alcuni modelli hanno la guida vocale, come in questo caso la C7 Urus è dotata di guida vocale, che può essere ovviamente molto utile, ma sempre se parli in italiano, e allora andiamo subito a vedere come si fa. Facciamola parlare in italiano, quindi bisogna premere sulla freccettina a sinistra dove c'è scritto Language e Italiano. andare a scorrere su tutte le lingue, ovviamente su quella che noi preferiamo in questo momento essere ovviamente l'italiano, quindi dovremmo andare fino al numero 10 Italiano. e poi premere P per qualche secondo per andare a memorizzare. Invece sulla freccettina di destra andiamo a regolare l'intensità della luce LED che batte direttamente sulla placca. In questo modo, premendo più volte, andremo a diminuirla Aumentata. fino a quando non si spegnerà completamente. Così è accesa. Luminosità LED aumentata. Quindi ovviamente è lei che ve lo dice, perché è lei che parla. Velocità, più veloce, meno veloce, essendo questa una macchina veramente molto veloce e potente, possiamo scegliere anche di andare al di sotto Diminuita. dei 6.000 giri, quindi anche a 5.000, 4.000. E a questo punto, se non so a cosa servono tutti questi pulsanti, mi basterà soltanto schiacciarle uno ad Modalità uno. manuale. E guardate quanto è semplice, ce lo dice, quindi l'alzapiedino può essere manuale, può essere Modalità automatica. automatica, che significa che quando finisco di tagliare, di rifinire, oltre che la trancetta automatica che taglia la catenella, si solleva il piedino. In questo modo Modalità manuale. ce l'avrò anche semiautomatica. Modalità semiautomatica. Andiamo a vedere su queste altre funzionalità. Questa C7 Urus è dotata di taglia, aspira, catenella. L'aspirazione è diciamo avuta e sostenuta dall'utilizzo di un compressore, non necessariamente un compressore molto grande, può essere un compressore di medie grandezze, ma è indispensabile affinché possa aspirare sia i ritagli che la catenella dietro, e possiamo regolare tutte queste cose da qui. Vi faccio sentire, vediamo un pochino. Aspira, taglia catenella, acceso. Li ho attivati in questo momento e posso regolare anche quanta forza dare all'aspirazione. Posso regolare con questi tasti anche quanto sollevare il piedino, perché è vero che la macchina è una macchina che lavora autonomamente e veramente, vi dico, va a rifinire dalla seta al jeans, al cappotto, senza dover neanche regolare nulla. Ma volendo potrei anche attivare io manualmente questa funzionalità con questo tasto. Regolazione dell'altezza del piedino premistoffa. Faccio parlare lei che è bravissima. E quindi qui si entra Regolazione poi della modalità del piedino premistoffa. la modalità del piedino predistoffa, quanto deve premere. Quindi tutte queste funzioni sono già integrate ed è semplicissimo adoperarla, perché non devo fare praticamente nulla. Vediamo ancora due cosine molto utili, come regolare la lunghezza del punto. Si fa un po' come si fa su tutti i vari modelli, sulla macchina E4S, sulla C4, la C2, la C3, la C6, questi sono tutti modelli che vanno ad essere utilizzati nello stesso modo per regolare la lunghezza, cioè devo premere con forza questo tasto e allo stesso tempo girare questa manopola in avanti. Girare questa manopola in avanti finché non andiamo a prendere il punto giusto della lunghezza che sto usando. Come faccio a capirlo?
Bene, sul ditino che ho qui sul pulsante si noterà che entra un pochino di più dentro e quindi di conseguenza è da lì che io posso andare a regolare una lunghezza più alta o più bassa, guardando anche qui dove ci sono dei numerini. Quindi avremo il numero 2, 3, ovviamente il numero 3 va ad allungare la lunghezza, se vado giù vado ad accorciarla. Ultima funzionalità, pressione del piedino regolabile anche manualmente, quindi vado a svitare e sollevare se voglio avere una pressione del piedino minima, quindi sui tessuti molto alti, le trapunte, qualcosa di molto alto ma morbido. Ovviamente vado ad avvitare se invece devo andare a lavorare su tessuti molto sottili. Naturalmente tutto questo, ma anche molto di più, è presente sul manuale di istruzioni in italiano, quindi avrete sempre un supporto. Ma la vogliamo vedere in azione? Sì, attenzione però, potreste anche innamorarvene. Andiamo. Sollevamento del piedino. Voilà. Velocissima, perfetta. Taglio della catenella e tutti i ritagli vanno qui anche attraverso un tubicino direttamente in una sacca, appunto grazie al compressore. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, continuate a seguirci, mi raccomando, e ti aspetto al prossimo video. Ciao ciao!